Buongiorno, allora oggi ti vado a spiegare come si legge il programma europeo 2021-2027, detto in gergo il bando europeo. Allora, qui vi condivido il link del PDF, se non riesci a cliccare comunque sia te lo scrivo di seguito, quindi basta che vai giù sui commenti e troverai il link dove trovare la guida in PDF. Dei punti fondamentali dei bandi Erasmus Plus sono le priorità, sono delle priorità che sono state considerate dalla Commissione europea e sono fondamentali affinché il bando venga solamente preso in considerazione. Cosa vuol dire? Puoi scrivere un bando perfetto, un progetto, scusami, perfetto, scritto benissimo, che comunque sia un impatto sociale ben forte, ma se non ha almeno una di queste priorità indicate di seguito, la qualità del tuo progetto scenderà talmente tanto che non ti verrà approvato. Le priorità sono inclusione e diversità, trasformazione digitale, ambiente e lotta ai cambiamenti climatici e partecipazione alla vita democratica, valori comuni e impegno civico. Nei prossimi video andremo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Oltre alle priorità ci sono delle caratteristiche molto importanti che i progetti Erasmus devono considerare e sono tutte queste. La prima che ti specifico è il multilinguismo, ovvero in tutti i progetti non si può considerare solo l'italiano, ma c'è l'italiano, c'è l'inglese che comunque sia è la lingua ufficiosa dei bandi. Oltretutto abbiamo la protezione, salute e sicurezza dei partecipanti, questo è stato specificato anche a seguito del Covid, ci sono tutta una serie di procedure che aiutano le organizzazioni affinché il progetto sia il più possibile sicuro per i partecipanti, c'è la disseminazione e comunicazione, il riconoscimento e convalida delle competenze come lo Youth Pass o il curriculum europeo Europass, la dimensione internazionale e l'accesso ai materiali didattici e anche l'accesso aperto alla ricerca e ai prodotti nell'ambito Erasmus Plus. Cosa vuol dire? Che i progetti Erasmus, sia nella loro implementazione che il risultato, deve essere condiviso. Il principio di questi bandi è la condivisione tra tutti quanti i paesi partner di qualsiasi cosa, del risultato, ma come anche della forma, quindi come è stato fatto, tool, app, ho utilizzato questo sito piuttosto che un altro, motivo per il quale io sono anche qui. Yeah! Divido adesso il programma, il PDF del programma Erasmus Plus e lo andiamo a vedere insieme. Questo è il programma Erasmus Plus, guida al programma, questo è il link. Il menu, l'indice è fondamentale perché vi aiuta a capire e a individuare tutte queste che sono le suddivisioni tra che Action 1, che Action 2, eccetera, eccetera. La parte A sarebbe quello che vi ho sintetizzato prima nelle slide precedenti, ovvero le informazioni generali sul programma e le sue priorità. La parte B va letta perché vi indica quelli che sono i siti internet importanti, dove andare a ricercare informazioni, dove condividere e comunicare i risultati del progetto e poi abbiamo la suddivisione dei bandi, ovvero azione chiave 1, mobilità individuale e si suddivide in tutti questi bandi qua. Quindi come vedete non esiste un solo bando Erasmus, ma ne esistono molteplici. Poi abbiamo l'azione chiave 2, che sarebbe cooperazione tra organizzazioni, e anche qui abbiamo la sottocategoria. Poi abbiamo il KA3, azione chiave 3, sostegno alla definizione delle politiche e alla cooperazione. In particolare per questo tipo di bando io non lo tratterò per il semplice fatto che riguarda organizzazioni che hanno già una struttura ben definita e sono molto grandi e oltretutto hanno una capacità economica molto superiori rispetto alla media, quindi sarà un argomento che io non tratterò, come la stessa cosa anche per le azioni Jean Monnet. E infine abbiamo le informazioni per richiedente e il glossario. Sono tantissime pagine, come vedete 429, ma l'importante è avere questo schema ben diviso nella propria mente affinché si riesca a capire quali tipi di bandi Erasmus possono andare al caso nostro e quali no. Spero di essere stata chiara, di averti aiutato, ho cercato di darti appunto uno schema principale dal quale partire e iniziare a ragionare insieme su un'idea di progetto, sulla scrittura, sulle implementazioni.
Mi trovi su erasmusfacile.eu, su TikTok, Instagram, sul mio sito internet dove troverai il mio blog e anche su YouTube.